Buongiorno, bentornati a GED in un orario un po' insolito, e buongiorno anche a chi ci seguirà poi, non in diretta. Allora, questa settimana GED andrà in onda in 2 parti, alle 16, quindi ora con Pietro Batacchi, che tra poco introdurrò, che è il direttore di Naride, che conoscete già, perché ha già partecipato su GED e poi ne vedete molto spesso nella TV nazionale, e alle ore 19 con l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Causa comunque impossibilità di orari comuni, così l'abbiamo diviso in 2 parti. All'inizio, quando abbiamo progettato questo, volevamo proporre un video sulla situazione nel Mar Rosso e nel Golfo Persico e il ruolo della nostra Marina. Ma dopo le vicende Iran-Israele ci siamo resi conto che non potevamo tenere separati i 2 contesti. Avremmo necessariamente comunque dovuto parlare dell'intero contesto, considerando il Medio Oriente in toto, e come un teatro di un confronto molto più vasto, sfaccettato e liquido. Del resto, siamo immersi in quella che possiamo definire la teoria della rana, cioè la rana, se la buttiamo nell'acqua bollente, schizza fuori, ma se scaldiamo lentamente l'acqua, non se ne accorgerà e cuocerà. E noi siamo già cotti, poiché l'opinione pubblica, o meglio le opinioni pubbliche occidentali, a parte i paesi nordici, non s'accorgono che siamo in una guerra fredda 2.0, che tanto fredda più non è. Guerra mondiale, per fortuna in molti teatri è ancora ibrida. Provate a pensare di calare la realtà internazionale odierna anche solo 11 anni fa con la situazione di 11 anni fa. Abbiamo Israele, l'Iran, dove ad abbattere i missili iraniani sono stati anche assetti inglesi, francesi, americani, giordani, col tacito consenso, se non l'appoggio, dell'Arabia Saudita e degli Emirati. Contemporaneamente navi americane, inglesi, tedesche, francesi, italiane, greche e pure indiane, anche se per conto loro, stanno presidiando e talvolta sparando nel Mar Rosso. In Siria ed Iraq si spara ancora, e come? Ucraina, che dove vede combattere 2 paesi, ma anche non dimentichiamo le legioni straniere variegate nei 2 paesi, ma con l'appoggio di armamento e logistico di 2 schieramenti contrapposti che vanno dalla Corea del Nord ai paesi occidentali e all'Iran, e molto tipidamente la Cina. La Nord Corea, tra l'altro, che bombarda quella del Sud per evitare così che munizioni passino da quel paese all'Ucraina. E non illudiamoci di rimanere fuori militarmente. Stiamo già sparando con le navi in Mar Rosso, cosa mai avvenuta solo negli anni 70, quando un caccia libico attaccò una corvetta italiana, e vado a memoria un paio di colpi di 127 durante il Libano 1, scusate. E ci sono altre connessioni dove non mi dilungo. Poi c'è anche Taiwan, le Filippine, gli scogli di Scarborough e così via. Allora, introduciamo finalmente Pietro Batacchi. Scusa il mio lungo prologo. Grazie Pietro per essere venuto. Buon pomeriggio. So che sei stanchissimo, perché ovviamente hai un surplus di lavoro in questi giorni, perché appunto c'è una serie di avvenimenti internazionali che ci coinvolge un po' tutti, ma soprattutto chi si occupa per mestiere diciamo, di questo. Che ne pensi del prologo? E non è corretto che siamo praticamente già in una guerra mondiale 2.0? Ma magari in una guerra mondiale 2.0 no, però siamo in un momento del tutto particolare, peculiare. Questo è un conflitto che in qualche misura richiama la guerra fredda, però rispetto alla guerra fredda ci sono più attori rilevanti, e questo è un dato di fatto. Ai tempi della guerra fredda c'erano 2 superpotenze, oggi le superpotenze sono 3. Ai tempi della guerra fredda di vere potenze regionali c'erano, di vere medie potenze, oppure di grandi potenze, c'erano Francia, Regno Unito, l'India non la si poteva definire tale e quant'altro. Oggi, se andiamo a guardare, di questi soggetti ce ne sono di più, insomma, si spazia da un paese come la Corea del Nord, che ha un arsenale nucleare, prima non c'era, 30 anni fa non c'era.
L'Iran oggi è un paese che ha una influenza regionale ampia, vasta, un paese che è sorretto da fondamentali di potenza di prim'ordine, insomma, dal potenziale umano alle risorse e quant'altro. È un paese che ai tempi dello Shah, per esempio, quando comunque aveva sempre una dimensione regionale, non aveva però questa influenza che ha adesso. Anche perché c'era un contrappeso dell'Iran che all'epoca, che poi a un certo punto non ha cessato di esistere, che era l'Iraq. L'Iraq del Ba'ath, l'Iraq nazionalista, l'Iraq socialista. Potrei continuare, potrei parlarvi degli Emirati Arabi, che ha che è un soggetto che ha una grande capacità di influenza dovuta alle sue risorse finanziarie, a una classe dirigente che ha obiettivi molto chiari in politica estera. Quindi siamo in una situazione tale per cui c'è una situazione di conflitto permanente, di competizione permanente, insomma anch'io l'ho chiamata tante volte ipercompetizione, per cui siamo molti di più, cioè siamo di più in termini di attori capaci di incidere sulle dinamiche internazionali, le risorse sostanzialmente sono quelle, diventano ancora più scarse del normale. Poi ci sono due guerre, una convenzionale su larga scala di lunga durata in Europa, nel cuore dell'Europa, poi c'è una guerra più o meno regionale a bassa intensità nel Medio Oriente. Insomma, non è solo Israele-Gaza, non è solo Israele-Hezbollah, ma è qualcosa di più. Insomma, l'abbiamo visto anche sabato notte. Potrebbe degenerare in una guerra su larga scala, in una guerra con a quel punto elementi di simmetria e di convenzionalità che adesso magari non ha. Ecco, questo lo capiremo nelle prossime ore. Quindi siamo in una situazione, come dicevo prima, del tutto peculiare. Questo è un sistema internazionale che è come una corda tesa che può spezzarsi in qualunque momento. Insomma, fa sorridere pensare che qualcuno, soprattutto nel nostro paese, oggi continui a obiettare sull'aumento delle spese della difesa, continui a quella narrazione che è francamente fuori dal tempo, fuori da questo tempo, ecco, sull'utilità di disinvestire in difesa e di investire in scuole, asili e sanità. L'aveva detto anche recentemente, penso ieri o l'altro ieri, Mario Draghi, dicendo che nell'Europa, invece di guardare al presente e al futuro, sta guardando all'altro ieri ancora. Ma io credo, se mi lasci, ti interrompo un attimo certo. per dire una parola su Mario Draghi. Mario Draghi ha fatto tantissime cose buone nella sua carriera, nella sua vita. Mario Draghi è la persona, l'uomo che ha capito a un certo punto che bisognava in qualche modo salvare l'Italia per salvare l'Europa. È l'uomo del debito buono, debito pubblico. Esiste anche un debito pubblico che è buono se serve a finanziare una spesa produttiva, un intervento dello Stato produttivo nell'economia. E poi Mario Draghi è primo leader di caratura europea che in tempi non sospetti ha parlato della necessità di aumentare delle spese militari, di far crescere la spesa in difesa e di far crescere una dimensione difesa dell'Europa, ma una dimensione difesa vera, autentica, che non significa necessariamente avere un esercito europeo, ma significa che l'Europa, quantomeno i suoi paesi principali, si devono mettere insieme per essere protagonisti sulla scena internazionale.
Certo, il Draghi di oggi non è il Mario Draghi di 20, 25 anni fa, che era una persona totalmente diversa, siamo d'accordo. Però andiamo adesso proprio sul puntuale, sulla situazione, insomma. Iniziamo da Israele e Iran. Detto in termini brutali e grezzi, chi sta vincendo? Chi ha vinto per il momento? O forse in questo momento hanno perso tutti e due, tra inefficienze reciproche, diciamo missili non partiti, missili arrivati a destinazione e così via. Ma allora, da questo punto di vista, bisogna sempre metterci d'accordo su cosa significa vittoria. Cioè, la vittoria in questo caso non è quanti missili funzionano male, quanti se ne intercettano e così via. In questo caso la vittoria ha un significato più profondo e non è determinabile in un periodo così breve. Insomma, lo capiremo probabilmente più avanti. C'è stata la risposta dell'Iran. Io mi stupisco che qualcuno prima della risposta dell'Iran mettesse in dubbio il fatto che l'Iran avrebbe risposto. Insomma. L'Iran non poteva non rispondere di fronte all'attacco israeliano al suo consolato a Damasco, mi sembra evidente. Apparentemente gli israeliani hanno riportato una vittoria perché sono riusciti come dire, disinnescare l'impatto più sostanziale di questo attacco. Però, come dire, di mestiere io faccio l'analista e devo andare a vedere i dettagli, no? Dettagli che mi possono celare alcune cose. Allora cerchiamo di capire quali sono queste, quali potrebbero essere queste cose celate dietro all'attacco. Il primo aspetto è che gli alleati hanno sgravato un buon terzo dei bersagli. Questo è un elemento fondamentale, che dimostra a Israele che Israele da solo un certo tipo di guerra con l'Iran non la regge. Israele per fare un certo tipo di guerra all'Iran ha bisogno degli alleati. Questo è il primo aspetto, che credo sia quello più rilevante. Insomma, poi alla fine tutti hanno detto in quei momenti lì di concitazione, hanno parlato della grande vittoria di Israele e così via. Insomma, però cerchiamo di guardare oltre il contingente. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che comunque era un attacco atteso, un attacco noto, come dire, è una mossa che non era simbolica, perché comunque il numero di ordigni lanciati è stato molto alto, prendendo sempre per buoni quei dati lì, però era un attacco prevedibile, cioè l'Iran lo ha inserito in una logica di prevedibilità. Questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto è che gli israeliani hanno consumato molte risorse. Da questo punto di vista, $1 miliardo. Allora io le cifre non ho i dettagli per stabilirlo. Ti dico soltanto che un intercettore dell'Arro 3 si parla di a pezzo di quasi $5 milioni l'uno. Uno stunner, l'intercettore del sistema David Sling, siamo quasi al 1,5 milioni, 2 milioni, quindi insomma si parla di costi di sistemi che costano molto. Basta vedere quanto gli israeliani hanno fatto pagare l'Arro 3 ai tedeschi. Per cui Israele ha speso molto. Da questo punto di vista il rapporto costo-efficacia non è paragonabile. Certo. Rispetto a quanto hanno speso gli iraniani per attaccare gli israeliani. Infatti. E questo è un altro elemento, no, che io analista devo valutare. C'è un quarto aspetto, che se l'Iran avesse voluto far male seriamente a Israele, nell'attacco avrebbe mescolato qualche migliaio di razzi lanciati in 1 ora e mezzo dal Libano contro Israele, e lì il sistema sarebbe andato in saturazione completa. Infatti ti interrompo perché non dimentichiamo, era una domanda che ti volevo fare, che Hezbollah tra missili, razzi e
cose lanciabili a circa 100.000 ordigni. Allora, io non so se noi abbiamo fatto una valutazione in tempi non sospetti, la nostra valutazione ci dice che tra razzi e missili siamo sui 65.000, 70.000 ordigni, che è comunque un numero enorme. Dal 7 ottobre Hezbollah forse ne avrà utilizzati 2.000, 2.500, 3.000 magari qualcuno gliel'hanno distrutto negli attacchi aerei, qualche deposito l'hanno distrutto e così via. Quindi diciamo che c'è, da questo punto di vista, l'Iran ha una carta strategica in mano che si è guardato bene dal giocare in tutti questi mesi. Io non lo sottovaluterei questo aspetto e credo che non lo sottovaluteranno neanche gli israeliani. Per questo dico che Israele da solo la guerra all'Iran, quella vera, non la regge. Certo, ma quello che molti si domandano, io per primo, perché Israele ha attaccato un'ambasciata contravvenendo alle convenzioni internazionali? Aveva calcolato la reazione o era proprio quello che voleva la reazione? Cioè, qual è lo scopo vero di Israele? Ma io Perché credo comunque quello era un bersaglio d'altissimo valore strategico e quindi in qualche misura per gli israeliani, per come è la loro, per quella che è la loro cultura strategica, la loro dottrina militare, la loro politica di difesa, sono sempre disposti a correre dei rischi quando di fronte hanno una preda del genere e ritengono di poterla neutralizzare. Secondo aspetto è che comunque l'obiettivo più o meno celato degli israeliani sia quello di trascinare l'Iran in un conflitto su più larga scala, anche perché l'obiettivo di Israele è molto semplice, è quello di azzerare il programma nucleare iraniano e di cambiare, come dire, chi comanda a Teheran. Insomma, mi pare anche da alcune dichiarazioni di oggi questo sia un aspetto che è emerso con chiarezza. Su questo la consapevolezza degli israeliani è che su questo obiettivo, cioè sull'azzeramento del programma nucleare, sul cambiamento di regime a Teheran, ci sia una convergenza di interessi notevole e da un punto di vista empirico io mi sento di concordare con questa lettura perché un Iran non nucleare piace all'Arabia Saudita, piace agli Emirati, piace agli stati arabi della regione, piace agli Stati Uniti, piace agli alleati degli Stati Uniti, piace all'Italia. Un Iran senza gli ayatollah piace all'Arabia Saudita, piace agli Emirati Arabi, piace agli Stati Uniti e piace molto anche l'Italia, perché non dimentichiamoci, quello per noi è un mercato potenzialmente da 15-20 miliardi di interscambio. Oggi siamo, se non vado errato, a 1,5 miliardi, 1 miliardo, proprio a causa del regime di sanzioni e di embarghi che c'è ai danni dell'Iran. Quindi potenzialmente alla fine quello è un esito che farebbe comodo un po' a tutti, ecco. E gli israeliani credo che su questo costruiranno, come dire, stiano costruendo una strategia, anche perché gli israeliani fanno un altro ragionamento. Finiti gli ayatollah, come dire, tutti questi proxy perdono automaticamente il loro patrono, o quantomeno il loro patrono si indebolisce, allora lì torna in gioco tutta una serie di dichiarazioni, tutta una serie di situazioni, no? A cominciare dalla costituzione dello Stato palestinese. Sì, poi c'è, che ne dicevi anche tu in altri consessi, che gli israeliani applicano anche la teoria di Moshe Dayan, del cane pazzo. Ma quella, insomma, è la dottrina militare israeliana, dalla notte dei tempi, uno stato troppo piccolo per poter assorbire un colpo in casa, quindi uno stato che deve attaccare per primo e se subisce un attacco deve rispondere in maniera sproporzionata per ristabilire il suo deterrente. Moshe Dayan infatti diceva il nemico ci deve percepire come un cane pazzo troppo pericoloso per essere disturbato, ecco.
questa non è una cosa che riguarda Netanyahu, perché Netanyahu è particolarmente estremista e il suo governo è particolarmente di destra. Questa è l'essenza stessa dello Stato ebraico per come sia stato costruito in terra di Palestina nel 1948. Ecco, andiamo proprio all'America. Biden è in un anno elettorale e rischia, secondo me, di fare la fine di Nick Carter, sia intervenendo che non intervenendo. Ma questo, appunto, fa la fine di Nick Carter, a Netanyahu non dispiacerebbe. L'unica sua chance, secondo me, è por fine alla crisi in una maniera o nell'altra. Però non è più l'America di Nixon, di Kissinger, di Bush, scusa, è vecchio, né di Schlesinger, ma neanche parzialmente di Clinton e di Brzezinski. Quindi l'America cosa farà? Ma io credo che bisogna sempre ragionare su quale siano effettivamente le leve che gli americani hanno per far pressione sugli israeliani. Molto spesso si dice che comunque in virtù del supporto finanziario, che anche e soprattutto da un punto di vista militare Israele riceve tutti gli anni dagli americani, è chiaro che questi hanno una pressione, una capacità di pressione, una leva non indifferente. Il punto è veramente così? Oppure a loro volta gli israeliani, Israele ha tutta una serie di, come dire, strumenti in grado di fare, con i quali fare a loro volta pressione sugli americani in maniera determinante, in maniera significativa. Ecco, questa è una domanda che io faccio. Poi bisogna capire quale sia effettivamente la presa di un'amministrazione come quella di Biden, un'amministrazione ormai la famosa anatra zoppa, no? Oltretutto un'amministrazione indebolita dalla condizione fisica del presidente che non è ottimale, evidentemente, insomma, lo vediamo tutti i giorni, per cui da questo punto di vista, insomma, il quadro non è sicuramente ottimale. Poi ci sono dei temi che in questo momento per gli americani, per i cittadini americani sono prioritari, a cominciare dalla questione dell'immigrazione, no? Che è un cavallo di battaglia di Trump, il muro con il Messico, per cui gli spazi di manovra di Biden non sono così larghi. E poi, ripeto, c'è sempre questo interesse di lungo periodo che comunque l'America ha per un Iran senza Ayatollah e un Iran senza nucleare. Ecco, questo non lo dobbiamo mai sottovalutare. Certo, però andiamo anche ai palestinesi. Quello che risulta anche, per usare un francesismo, che dei palestinesi non gliene frega niente a nessuno, arabi compresi, a parte le opinioni pubbliche e non in toto. Sono quindi solo uno strumento di pressione o diplomatico da un Sono paese sempre stati all'altro. così. È sempre stata così. La causa palestinese viene strumentalizzata dai paesi arabi. Da lì ricordiamoci l'Iraq di Saddam, quanto ha strumentalizzato la causa palestinese, oppure la stessa Siria, no? Salvo ogni tanto, come dire, fare anche degli sgarbi e non indifferenti agli stessi palestinesi. Ricordiamo il Settembre Nero in Giordania nel 70, insomma. Per cui, insomma, la causa palestinese è appunto quel vestito che uno si mette a seconda delle serate, ma per dismetterlo immediatamente dopo la fine della serata di gala, ecco. Per cui oltretutto in questi anni Israele è stato bravissimo a inserirsi in questo contesto, a stringere tutta una serie di intese separate con gli Emirati piuttosto che col Bahrain, col Marocco, a riavvicinarsi all'Arabia Saudita, insomma.
Ecco, Israele sa benissimo quanto in realtà i palestinesi da questo punto di vista, lasciatemi dire, perdonatemi il termine, siano l'ultima ruota del carro. Israele quindi fa il suo gioco, se ne approfitta e comunque sa che ha dei margini di azione che gli garantiscono ampia libertà, insomma, l'espansione delle colonie che c'è stata negli ultimi 20 anni, insomma, sostanzialmente dalla fine della seconda intifada, appunto le relazioni che Israele è stata abile a stringere con gli Emirati, con i quali è fiorito il business e così via. Insomma, i palestinesi sono da questo punto di vista non erano più in cima alle agende fino al 7 ottobre, insomma, abbiamo detto più volte. Io credo però che anche nell'ottica israeliana, in questo Medio Oriente rinnovato, come dicono gli israeliani, a un certo punto ci possa e ci debba essere spazio per uno stato palestinese o un qualcosa di simile. Sì, anche se poi non sarà capace di reggerci da solo, ma almeno secondo il mio parere, ma con il contributo della comunità internazionale, visto che sarebbe troppo piccolo. Ma a proposito di Gaza, faccio l'ultima domanda da questo punto di vista. Ci possono essere stati, come dicono anzi Hamas, non tanto i palestinesi, 36.000 morti civili, nonostante che il bilancio comunque probabilmente sarà in ogni caso tragico? Ma io tendenzialmente per cultura professionale non tendo mai a credere a credere alle cifre riportate da una parte specifica, no? Che siano i palestinesi, che siano gli ucraini, i russi. È sempre bene, i numeri di parte vanno sempre trattati e considerati come tali, su questo non c'è dubbio. I dati del body count vengono dal Ministero della Sanità di Gaza, che è controllato evidentemente da Hamas e chiaramente ha tutto l'interesse a sovradimensionare le vittime. È chiaro però che per come Gaza, per quella che è stata l'intensità dell'azione militare israeliana, aerea e terrestre, insomma, ricordiamoci che nelle prime settimane di guerra gli israeliani hanno lanciato una campagna aerea di un'intensità senza precedenti, per cui per come è Gaza, per l'altissimo livello di urbanizzazione che c'è, per quanto è sviluppato il tessuto urbano di Gaza, è chiaro che le morti civili saranno indubbiamente alte, questo è fuori di dubbio, quantomeno ce lo dicono anche fonti terze, senza bisogno di andare a scomodare chissà che cosa. Questo è evidente che ci sia stato, rispetto a quella che è stata l'azione del 7 ottobre, che ha avuto un impatto chiaramente simbolico enorme in Israele, ma è chiaro che ci sia stata una sovrareazione, insomma, non lo dice il direttore di RID, ma lo dicono capi di Stato maggiore, capi di Stato e esponenti politici in tutto il mondo. Il cane pazzo di Moshe Dayan, in pratica. Ti faccio un'ultima domanda su questo, questa parte, poi ancora un paio sul Mar Rosso. Sì, Roberto, io l'unica cosa, ho ancora 5 minuti. Sì, certo, infatti lo faremo in 5 minuti. Allora, qual è secondo te l'arma mai vista prima che l'Iran minaccia di usare come ritorsione? Forse questo? Vediamo se riusciamo a metterlo. Eccolo. Cioè, si ne parla di una testate MIRV o comunque di una specie di cluster bomb messe sui missili? Ma guarda, a mio avviso l'arma segreta dell'Iran è quella che ti dicevo prima, è l'arsenale di Hezbollah. Ecco. Io poi non credo alle armi mirabolanti, insomma, non lo sono state le V1 e le V2 nella seconda guerra mondiale, quindi non credo come non credo agli impatti oggi come oggi dei missili ipersonici. Insomma, l'abbiamo visto in Ucraina cosa sono i missili ipersonici. Per ora, insomma, sono missili sostanzialmente balistici lanciati dall'aria per il momento.
E quindi io non credo alle armi mirabolanti, credo però che l'Iran abbia questa carta che potrebbe far molto male a Israele. Ecco, penultima domanda, ma passiamo al Mar Rosso. È mai possibile che Aspides può solo avere una postura strettamente difensiva? I costi sarebbero sproporzionati, ma anche i rischi. Basta un drone che ne colpisca una qualunque nave e gli Houthi hanno successo. Come si dice in questi casi, tu lo dici, nel senso che a mio avviso non ha senso una missione come quella che abbia appunto solo capacità difensive. Insomma, quella dovrebbe essere una missione per il contesto in cui opera, con una componente anche proattiva, evidente. Il problema è che queste sono regole che vengono decise in ambito europeo, dove ci sono evidentemente certe sensibilità, e bisogna tenerci queste. Rispetto alla storia e alla tradizione dell'Unione Europea, Aspides è comunque un passo avanti, quindi prendiamoci quel buono che comunque Aspides ha. Ultima domanda: il vero vincitore comunque di questo confronto è stato il tanto bistrattato forse dalle altre marine, ma non dalla nostra, il 76 mm antiaereo. Ma io, come dire, tu che ormai mi segui da anni, i lettori di Reed, tutto il mondo che gravita intorno a Reed, sanno qual è la mia posizione. Io più volte ho messo in evidenza questo aspetto, l'importanza delle artiglierie di bordo di una nave come capacità di autodifesa. La nave non è solo il missile antiaereo, la nave è appunto l'artiglieria antiaerea, è la guerra elettronica, è un insieme di sistemi che contribuiscono alla sua protezione. Oltretutto oggi c'è una minaccia come quella del drone, il drone lento, che come dire, presta benissimo ad essere trattata con strumenti come il 76 mm. Ecco, in questo fortunatamente in Italia siamo i campioni al mondo, siamo sostanziali monopolisti in Occidente del mercato sul 76 mm, per cui ben venga. Ecco, ripeto, bisogna sempre guardare una nave come un insieme di capacità, che non è solo il missile. È chiaro che oggi il missile è molto importante, il problema è che il missile costa, e quindi bisogna sempre ragionare in termini di sostenibilità. Certo. Grazie per questo anche ultima Grazie a te. domanda, e grazie per essere intervenuto, perché so che doppiamente grazie perché sei estremamente impegnato. Grazie a Noi te, ci Roberto. vediamo. Grazie a te. Noi ci Un vediamo. saluto agli amici di GED. Grazie mille, ne passerò ai registi anche. E ci vediamo noi alle 19 con l'ammiraglio Denen Giorgi. Buona serata a tutti, anzi buon pomeriggio.